Benvenuti o bentornati su Creazioni Digitali. In questo tutorial vi parlerò di maschere. Abbiamo diversi tipi di maschere vettoriali, maschere pixel, che possono essere distinte ancora in maschere di ritaglio, maschere di livello e maschere di regolazione. Le maschere sono elementi fondamentali che ci consentono di modificare gli oggetti in modo molto creativo e soprattutto non distruttivo. In questo tutorial vedremo le maschere di ritaglio. Inizierò con degli esempi semplici per poi passare come al solito a degli esempi pratici. Ho già posizionato delle forme primitive sulla mia tavola da disegno, 2 cuori, 2 rombi e un cerchio. Ripartiremo dalle zone di rilascio di cui vi ho già parlato nel tutorial dei livelli. Il link è inserito in descrizione per chi non l'avesse visto. Dal pannello livelli seleziono il livello forma del primo cuore, l'aggancio con il tasto sinistro del mouse premuto e lo trascino sull'etichetta di testo del livello rombo. Il cuore sparisce dalla tavola da disegno, si vede solo la sagoma. Lo prendo e lo trascino portandolo proprio sul rombo ad intersecare. Vedete che vengono ritagliate le zone che si estendono oltre i margini del rombo. In realtà le forme sono ancora integre, in quanto queste non sono modifiche distruttive, come ho detto all'inizio. Quelle zone non vengono visualizzate. Nel pannello livelli vediamo che il livello cuore è stato posizionato all'interno del livello rombo, che è così diventato il livello padre. Il livello superiore funge quindi da contenitore e tutto ciò che si trova all'interno di esso sarà visibile, mentre le zone che eccedono verranno ritagliate. Adesso seleziono anche il livello dell'altro cuore. Stavolta, anziché trascinarlo sull'etichetta di testo, lo trascino sull'icona del livello rombo. In questo caso ottengo una maschera di livello. Adesso nel pannello livelli l'icona del cuore è cambiata, infatti questa che vediamo in bianco e nero è l'icona che indica una maschera. La zona visibile è raffigurata dal bianco, il cuore, mentre le zone nascoste sono raffigurate dal nero. Ma approfondiremo questi concetti nel prossimo tutorial, quando vi parlerò delle maschere di livello. In entrambi i casi è possibile modificare gli oggetti ottenuti. Trascino ad esempio il cuore per riposizionarlo, oppure posso bloccare il livello figlio e spostare così solo il livello contenitore. Disattivando il blocco sotto livelli posso scalarli insieme. Trascinando invece il livello del cuore sopra quello del rombo, torno alle forme originarie. Anche le forme mascherate possono essere modificate. Ad esempio, per spostare la maschera mi posiziono sul livello e la modifico. Posso scalare o eventualmente bloccare anche in questo caso il livello sottostante, il livello maschera, e modificare soltanto il rombo. È possibile disattivare la maschera o trascinare il livello e tornare anche in questo caso alle forme di partenza, oppure aggiungere altri oggetti. Ad esempio, prendo il livello ellisse e lo trascino sull'etichetta del livello rombo e vedete che viene inserita nel contenitore rombo e viene ritagliata. Oppure posso trascinarla sull'etichetta del livello cuore. In questo caso il contenitore sarà il livello cuore, contenuto a sua volta all'interno del livello rombo. Riprendo il livello ellisse e stavolta lo trascino sull'icona del livello maschera. Vedete che crea un'ulteriore maschera annidata. In questo caso diciamo che non ha senso, ma talvolta può essere utile. Posso pure inserirla come livello di ritaglio trascinando il livello sull'etichetta del livello contenitore rombo. Ottengo effetti diversi e in qualunque momento, disattivando la maschera dal pannello livelli, torno alle mie forme originarie.
Passiamo agli esempi pratici. Vediamo come sfruttare le maschere di ritaglio durante un reale flusso di lavoro. Ho disegnato una tazzina da caffè con un ricciolo di vapore. Sono tutte forme vettoriali. Attivo lo strumento posiziona e importo un'immagine, la scarico sulla tavola da disegno, la riduco e trascino sull'etichetta di testo del livello curva la sagoma della tazzina che la ritaglia. La ruoto per trovare una posizione ottimale. Attivo ancora lo strumento posiziona e importo un'altra immagine, un'altra tazzina con un bel caffè macchiato, bello schiumoso. Scalo e stavolta rilascio sull'etichetta del livello ellisse. La sistemo, in questo caso anche deformandola per ottenere la giusta prospettiva. Ripeto ancora importando un'altra immagine che rilascio sempre sulla tavola. In pratica è il piattino che andrò a posizionare sotto. Trascino quindi ancora il livello sull'etichetta di testo. Elimino il tratto delle forme. Lo porto a 0. Questo è l'effetto che abbiamo ottenuto utilizzando delle maschere di ritaglio. Voglio dare un po' di spessore a queste forme che sono maledettamente piatte. Seleziono il livello contenitore del piattino e applico un effetto. Sappiamo già come fare, lo abbiamo visto nel tutorial degli effetti di livello che trovate in descrizione. E quindi applico un effetto smussato in rilievo. Poi aggiungo un effetto 3D, vedete come prende spessore. E poi li applico anche al contenitore tazzina. Non li copio perché voglio settarli in maniera diversa. Infatti imposto uno smussato rilievo all'interno e poi aggiungo anche l'effetto 3D. Mi sposto quindi sul livello contenitore della schiuma caffè e qui applico uno smussato interno e un effetto 3D. Torniamo alle maschere di ritaglio. Nel tutorial precedente, Persona Pixel, che trovate sempre in descrizione, vi ho fatto vedere come usare le selezioni per applicare tratti pennello a delle aree delimitate. Adesso invece vi faccio vedere come ottenere lo stesso risultato utilizzando le maschere di ritaglio. Ad esempio, voglio dare una leggera ombreggiatura alla tazzina. Per farlo utilizzerò un pennello raster. Creo quindi un livello pixel, sposto il livello che ho appena creato sull'etichetta di testo del contenitore tazzina e attivo Persona Pixel. Attivo lo strumento pennello, ne scelgo uno dal pannello, colore nero, imposto la larghezza a 73 pixel, opacità 60 e flusso 40. Inizio a dipingere. Le pennellate resteranno all'interno della maschera di ritaglio. Adesso modifico il metodo di fusione in luce soffusa al 43% e vedete come si armonizza il tutto e sono riuscita ad ottenere questo effetto ombra. Adesso accelero il video perché ripeterò le stesse operazioni sul livello piattino e sul livello schiuma, utilizzando le stesse procedure. E questo è il risultato che sono riuscita ad ottenere. Adesso vedremo invece come utilizzare le maschere di ritaglio per creare texture. Ho preparato degli sfondi da inserire, in pratica sono dei rettangoli, quindi parliamo sempre di vettori. A questo ho dato un riempimento gradiente e lo sistemo in fondo. L'altro invece è un riempimento rosa tenue e ho assegnato un effetto di fusione colore brucia al 100%. E poi un altro livello completamente nero con il metodo di fusione luce soffusa. Torno un attimo all'altra tavola da disegno per prendere il ricciolo di fumo. Anche in questo caso si tratta di curve che ho realizzato con il pennello vettore utilizzando un pennello standard e poi ho chiuso il tracciato. Adesso voglio dare al tratto un pennello particolare e lo scelgo fra gli evidenziatori. Velocità evidenziatore 0,2. Lo sposto
sposto quindi sull'altra tavola da disegno, lo posiziono, il colore mi sta bene così e seleziono anche in questo caso il livello e lo trascino sull'etichetta di testo del rettangolo rosa tenue a cui ho dato l'effetto brucia. Il rettangolo vedete che ritaglia il tracciato, quindi lo sto usando come maschera di ritaglio. Però io voglio utilizzare questo ricciolo anche come contenitore per creare un altro ritaglio all'interno. Per farlo, essendo un tratto pennello, lo devo prima convertire in forma. Lo seleziono, quindi tasto destro, espandi. Adesso accelero il video perché duplico e sistemo le forme duplicate in modo da ottenere una texture interessante. Una volta posizionate, do degli effetti di fusione, di miscelatura e dividi per creare un po' di movimento. Bene, a questo punto duplico la tazzina da caffè dall'altra tavola da disegno e la trascino sulla nuova tavola. La posiziono e mi accorgo adesso che, visto che era sul bianco, non l'avevo notato, un alone che non mi piace per nulla, causato dall'effetto di livello che ho dato. Cambio colore di evidenziazione e imposto il nero. Attivo un nuovo livello pixel, seleziono il livello pixel appena creato e lo trascino sull'etichetta del livello ricciolo di fumo e mi sposto ancora in persona pixel. Dal pannello pennelli cerco un nuovo pennello texture, imposto opacità e flusso e crea questo effetto molto carino all'interno dei riccioli. Ripeto l'operazione anche all'interno degli altri. Torno quindi in persona designer. Adesso per finire modifico il metodo di fusione. Allo sfondo rosa l'ho imposto in luce intensa e allo sfondo con gradiente invece imposto il metodo in saturazione al 100%. Sempre utilizzando posiziona, carico un'altra immagine che voglio mettere all'interno dello sfondo nero che diventerà così contenitore e a livello figlio, cioè all'immagine importata, imposto il metodo di fusione luce intensa. Accelero ancora il video, sistemo il testo che avevo preparato in precedenza, posiziono la tazzina e i riccioli che ho dato allo sfondo e per uniformare i colori seleziono l'intera tazzina e applico una sfumatura che va dall'arancio al grigio scuro. Naturalmente sono colori che ho campionato dall'immagine. Assegno un metodo di fusione luce vivida al 60% e finisco il tutto tornando in persona pixel dando degli spruzzi con dei pennelli raster per simulare il vapore del caffè e ancora pennellate agli angoli. Avere piena padronanza delle maschere porta indubbiamente ad un livello superiore, alza visibilmente l'asticella dei risultati e contemporaneamente si traduce anche in un bel risparmio di tempo sia in fase di lavorazione che in fase di revisione. Abbiamo solo visto le maschere di ritaglio, nei prossimi video approfondiremo le maschere di livello e di regolazione. Per non perdere gli aggiornamenti quindi attivate la campanella, lasciate un riscontro del vostro gradimento che è sempre ben accetto, ci sentiamo nel prossimo video, ciao!